Ciao, ciao ragazzi, ogni volta cambio, speriamo questo dovrebbe andare, la luce la spengo. Ok, benvenuti a questa nuova live, la live ufficiale, scendo anche le barre qua sotto. Seguiamo il sesto giorno dei mondiali di Doha. Ciao LG, Emanuele, vi salutate tra voi, ormai abbiamo creato una community a tutti gli effetti. Stiamo guardando la finale del lancio del martello uomini più le batterie dei 200 metri dell'Heptathlon, al termine delle quali ci sarà la finale dei 200 metri. Da questa telecamera è un po' troppo lontana, provo ad avvicinarla. Sì, è proprio il massimo. Bello improvvisare, no? No, effettivamente, forse è così. Perfetto. Intanto fate pure domande mentre che mi preparo, mentre che sistemo qua. Non ci sta, ok. Allora, io ho ancora nella testa, purtroppo, quello che è successo oggi. Ho fatto anche una piccola live estemporanea precedentemente riguardo Davide Re. Davide Re che è arrivato nono in semifinale, nono complessivo in semifinale sui 400 metri, quindi primo degli esclusi alla finale. Peccato, per 8 centesimi se non sbaglio. E uno dei ripescati è stato proprio l'atleta che lo aveva battuto alla Chaux de Fonds facendo primato. Ok, ora molto meglio. Sì, Egi, appunto l'ho visto, ho provato a fare anche una reaction in diretta, però ero così eccitato e avevo preparato tutto all'ultimo momento, ancora più all'ultimo momento rispetto a come preparo di solito le cose, che mi ero dimenticato di accendere il microfono, quindi avete visto me commentare Davide Re senza però sentirmi, un po' assurdo. Poi abbiamo parlato per un attimo, sperando che, mentre aspettavamo le altre serie, sperando che passasse. La mia idea era che non ci volesse un tempo così basso per passare, che ci volesse tipo un 45 secondi, invece non è stato così. Oltretutto, tra tutti quelli che sono andati in finale non c'è Norman, il primatista di quest'anno, 43-45, dicono che abbia avuto dei piccoli fastidi muscolari, comunque sia, io credo anche che dopo una stagione lunghissima come la sua, tutti gli atleti che sono andati forte all'inizio stagione d'aprile, atleti di college americani, hanno avuto dei problemi e tra questi a pagare di più sono stati forse Bednarik nei 200 metri, appunto non nemmeno entrato in finale, e pure Norman. In entrambi i casi si parlava del secondo e del miglior accredito della stagione, quindi un po' deludente come situazione. Ok, allora, dai, Emanuele, magari no, mi viene in mente un commento non adatto. Comunque, l'heptathlon è una disciplina bellissima, le prove multiple in generale sono una disciplina bellissima. Un attimo che continuo a sistemare la situazione qua, un po' di più. Ok. Dovrebbero essere ordinate forse sono solo tre le serie, devo controllare. Comunque ordinate in modo che le migliori siano le ultime, proprio come accredito dei 200 metri. Ed è interessante vedere anche, infatti c'è sì, è arrivata adesso la terza, che stavo preparando la live. Johnson Thompson 1,08, season best, non male, considerato che insomma, siamo in un heptathlon, quindi più o meno avvicina i suoi migliori tempi, sono più di 1000 punti. Vi faccio vedere i risultati come sempre, che può essere utile. Eccoci. Allora, questo è uno dei punti deboli della Tiam, che comunque ha vinto la sua serie, ma ha fatto solo, si fa per dire, 924 punti. Questa è la serie di cui parlava
fai vedere, di cui parlavi tu, Emanuele. E comunque credo che io di personale ho qualcosa tra la Tiam e la Cacciovà, anche se l'ho fatto solo da allievo e l'ho fatto solo una volta ai 200 metri. Quindi Tiam di per sé si è difesa, però è interessante vedere la classifica dopo metà gara. La Johnson Thompson ha sistemato un po' dei suoi punti deboli, mi pare di aver capito, soprattutto nel ramo dei lanci, ed è riuscita a mantenere questi attualmente 90 punti abbondanti di vantaggio sulla Tiam. La Tiam è molto debole, tra l'altro la Tiam ha già giocato la sua carta principale che è salto in alto, è forte anche nei lanci nonostante non sembri. Il punto debole della Tiam è soprattutto gli 800 metri rispetto alla Johnson Thompson. Sembrerebbe che a questo punto il vantaggio sia già di per sé piuttosto incolmabile. Poi tante americane dietro, ma stiamo parlando già di 200 punti quasi di distacco. Cosa ne pensate? Voi avete una certa competenza di prove multiple? Qualche commento a riguardo? Anche il decathlon è piuttosto interessante, con Mayer che ha iniziato subito forte, ma attualmente in alcune discipline sta soffrendo, cioè sarà una bella gara anche quella. Beh, intanto cosa faccio? Ricarico queste robe, mi metto la live chat a parte come sempre. Stiamo guardando la finale anche del lancio del martello. Abbiamo due polacchi strafavoriti qua e sono naturalmente già davanti. Però la cosa bella è che Fajtek intanto è salito sopra gli 80 metri, che non guasta mai. Sta aspettando il varco Alask. Poi c'è Bigot, più o meno è una gara in realtà piuttosto scontata per quanto riguarda le posizioni. Era esattamente quello che mi stavo aspettando. Sembrerebbe che ci sia poco pathos per ora in questa gara. Cienfuegos è molto indietro, lo sta per lanciare in questo momento, rischia di non entrare nei primi 8, anche se lui come credito vale sicuramente nei primi 8. Vediamo il lancio dello spagnolo. Io naturalmente aspetto intanto i vostri commenti. 4 giri. Dovrebbe farcela, quindi Cienfuegos in finale. Ok, allora, live dashboard. Questo mio progetto assurdo di fare ogni giorno un video e una live, lo so che nel singolo video, nella singola live non ha molto senso, mi fa pensare a chi me l'ha fatto fare questa fatica immensa, però sono sicuro che quando arriveremo in fondo mi guarderò soddisfatto tutto quello che ho fatto dicendo è possibile e non lo rifarò più, no, non lo so se lo rifarò più, comunque sia, spero che almeno quei pochi che mi stanno seguendo abbiano tanto capito la questione che mi sta facendo andare avanti nonostante tutto, perché altrimenti avrei mollato chissà da quando con l'editor video che è crashato un sacco di volte ultimamente, che mi fa pubblicare molto più tardi di quanto spererei, ci mette 20 minuti a ricaricare tutto il progetto una volta che crasha e intanto le gare scorrono, io guardo i 800 metri di cui stavo parlando, sperando di aiutarvi con la guida, che in realtà sono già avvenuti perché l'editor non ha fatto in tempo a caricare il video e mi rode tantissimo. E mi rode tantissimo. Vabbè. Jacopo B. Era allenarsi con Stechi. Sì, 80 e 16. Perfetto. Allora, Bomber Royale, la finale del salto in alto. Barshim potrebbe vincere. Tamberi, secondo me, purtroppo ha messo la sua esperienza in campo, però per la qualificazione è andata bene. Credo che più del sesto, settimo posto non possa andare, a meno che non mi stupisca e Tamberi è capace di stupirmi. Barshim in pole per la vittoria, tanto c'è un nullo dalla pedana del salto del martello. E poi c'è Neda Sekao, il belorusso, che è stato il più costante di tutta la stagione. Anche qua non credo che ci siano molte sorprese in questa finale. Così, al naso mi sembra che non ci saranno robe interessanti dal punto di vista dei plot twist, cioè dei colpi di scena. Magari le misure saranno anche molto buone. Dovranno convincermi diversamente. Io spero tanto che Tamberi possa farcela in realtà.
però penso che non possa. Vediamo. Intanto sì, è un personaggio. Ciao, allora sia Gubbio, tifiamolo. Allora, cerco di recuperare gli altri commenti. Sì, un Gubbio selvatico che non riesco ad individuare. Comunque, volevo dirvi che eh sì, vabbè, ormai vi salutate a voi, io sono un host. No, volevo dirvi che ora come ora Tamberi sicuramente ha sputato l'anima per essere qua ai campionati del mondo. Il fatto che non abbia gareggiato durante buona parte della stagione significa che ha avuto veramente dei seri problemi e nonostante questo è riuscito a qualificarsi e sarà un animatore di tutta la gara. È uno dei pochi atleti in Italia che è più conosciuto all'estero in realtà che in Italia. Se guardate il suo profilo Instagram, la maggior parte dei post li scrive in inglese, ovviamente, per la sua taratura internazionale, ma proprio il numero di followers, il numero di commenti è quasi superiore al di fuori dell'Italia rispetto che dentro, perché è riuscito a crearsi una fama di personaggio internazionale, il che serve tantissimo perché l'atletica in Italia è molto provinciale. Guardiamo i nostri atleti e poco gli altri. Quello che cerco di fare come video è anche raccontare il resto, no? Emanuele, vedo che sei molto interessato al martello, ma in realtà è giusto così. Bigot era uno di quelli che pensavo per il podio. Vediamo la sua misura. È rimasta a 78,06. Attualmente siamo al quinto turno di lanci, se non sbaglio. Rimetto la famosa modalità reaction. Allora, in realtà era ancora la fine del terzo turno. Attualmente mancano due atleti a lanciare, Korotowski e Fajdek. Allora, Vez, quanto potrebbe arrivare Tamberi? Gamberi, un buon quinto o sesto posto, sì, lo stavo dicendo prima, io dico magari sesto o settimo. E la caratteristica di Tamberi, il suo punto di forza, quando riusciva a saltare i 2,39, era la velocità di esecuzione dell'azione. Gli infortuni purtroppo influiscono molto su questa caratteristica. Adesso salta molto più di esperienza, cercando di limare lo stile, ovviamente si fa con quello che si ha. Se gli lasci il tempo è ancora capace di fare buone prestazioni quest'anno, in realtà si è qualificato per i mondiali grazie al 2,32 indoor. Outdoor quote eccezionali non le ha fatte, anzi credo che la sua miglior misura outdoor sia stata proprio quella che gli ha permesso di entrare in finale, quel 2,29 di cattiveria che gli ha permesso di essere qua. Adesso c'è Fajdek. Ora non so quanto ritardo avete voi rispetto a quando vedo io le cose, un po', forse una ventina di secondi YouTube te lo dà di ritardo. Quindi se esultate per eventuali grandi prestazioni, cioè, sappiate che io in realtà me ne accorgo dopo per questo motivo. Esatto, LG Fidec. Facciamo così, appena vedete la misura scrivetela, io mi rendo conto quanto ritardo c'è. Sai Jacopo, io il punto è che al campo scuola di Trento ogni tanto vedo Crippa e c'è anche ogni tanto anche la seppista Matuzzi, insomma, per ognuno avere il proprio idolo. So che la prima volta è stato veramente bello, è stato emozionante conoscere Crippa, nonostante io avessi a Livorno altri atleti, conoscessi già prima altri atleti della mia vecchia società che erano atleti di livello nazionale, non come Crippa. Grazie per la misura LG
e ci saranno circa 15 secondi, non di più. Però grazie per essere stato così lesto, diciamo responsivo. No, quindi la prima volta che incontri un atleta forte è un'emozione. Poi adesso il mio problema è aver intervistato così tanta gente di livello che ora come ora sono piuttosto disinibito, nel senso quando vedo un atleta, cioè io praticamente avendo il mio piccolo ruolo di promozione mi sento quasi alla pari, non nell'ambito delle prestazioni, quanto nel ruolo che si ricopre, non dico con un torto, sto parlando di piccoli atleti della nazione, cioè atleti di buon livello della nazionale. Eri nell'Almenea, Emanuele, dimmi, facevi tipo quella staffetta giovanile che c'era prima delle gare, oppure non so, spiegami. Intanto nella gara del salto in alto del Decathlon siamo a 2,05, è il gruppo B, sto guardando se c'è Maier c'è, però è uscito a 1,99. Yeah. Allora, si è finito col primo turno di lanci, con Kokan, credo. Fidek ha già lanciato. Si è già iniziato il quarto, in realtà. Senza pausa, sapete, è un po' diversa la situazione di solito. Fidek che si concentra. Credo che sia del ghiaccio che si passa sulla testa. Che tipetto Fidek. Molto molto forte. Allora, sai Jacopo, io Stecchi l'ho incontrato la prima volta quando era ancora cadetto, iniziavo a fare i miei primi articoletti per un giornalino e a quel tempo Stecchi era un fortissimo juniores, credo, fortissimo, faceva già 5,40 m, 5,50 m, robe del genere. Ha avuto un periodo molto di down, cioè senza prestazioni importanti, finalmente è tornato. La caratteristica di Stecchi è di avere una tecnica molto buona, allenato comunque da Gibilisco che era un purista della tecnica, quando vinse il suo campionato del mondo, insomma è stato l'unico italiano a vincere il campionato del mondo nel salto con l'asta, non uno da niente. Quindi adesso che è tornato ad alti livelli, sono veramente, ma a livelli addirittura superiori, sono veramente contento di questo, dimostra queste caratteristiche diciamo, di precisione e di esecuzione del gesto, però gli manca in certi casi la carica agonistica. L'ha dimostrato un po' anche ieri, quando una volta arrivata a 5,70, visto che l'andasso non era proprio eccezionale, non riusciva a saltare come avrebbe voluto, poi si è un po' arreso, nel senso che gli ultimi salti proprio li ha solo abbozzati, non ha nemmeno provato al 100%. Era un pochino fuori assetto, secondo me anche un po' mentale. Comunque sia, è arrivato nei primi 8 al mondo, cioè tanta roba. Allora, vediamo. Vezze dice, non so, ma secondo me un buon atleta si vede quando fa un buon risultato in finale, un semi. Ah, ah. Allora, no, guarda Martina, noi facciamo una diretta completa, noi siamo totalmente liberi da queste dinamiche televisive, anzi, è proprio il bello questo, no? Stare, cioè, commentare le gare di atletica, una delle cose brutte della televisione è che non c'è la sezione commenti, cioè c'è poco flusso in entrambe le direzioni, scambio di informazioni. Comunque volevo dirti, Vezzi, per rispondere al tuo commento su Jacobs, il problema di Jacobs è che credo sia meno esperto di torto nel gestire queste situazioni. Non è che non sia un buon atleta, solo che lui attualmente, venendo, forse anche che Torto ha un maggiore dote innata nel riuscire a gestire quelle situazioni, non dico nelle qualità fisiche, proprio nel gestire tra una fase e l'altra, tra qualificazione semifinale, semifinale e finale. Jacobs di per sé viene dal salto in lungo, quindi un'impostazione tecnica molto diversa. Nel salto in lungo hai tanti tentativi, banalmente, nelle prove di velocità ce n'è uno solo.
Intanto c'è Cienfuegos che va vicino agli 80 metri nel martello, volevo dire. Quindi buon per lui. Jacobs attualmente è anche stato fermo a lungo per un problema fisico, quindi ci stava che non fosse in grado di reggere e di recuperare bene come Tortu, che sì ha avuto anche lui i suoi problemi, però molto prima nella stagione. Esatto, esatto. All'Olimpiadi, Vez, credo che il minimo sia un po' più basso. Comunque, secondo me, no, ha fatto 10.03, quindi ci andrà all'Olimpiadi. Credo che Jacobs potrebbe scendere sotto i 10 secondi molto, molto facilmente l'anno prossimo e sfiderà torto. E una cosa che è un po' un problema della promozione dell'atletica è che si tende ad avere quell'uno o quelle due persone da elogiare e molti rimangono fuori nonostante avrebbero i meriti. Per quelli che non sanno molto d'atletica c'è Tortu e forse, ma dico forse Tamberi, mentre l'atletica è bella anche perché ognuno ha la sua disciplina e ognuno è nel suo gesto, nella sua caratteristica fortissimo e ineguagliabile. E all'Italia farebbe molto bene, dell'atletica farebbe molto bene iniziare a promuovere al di fuori del nostro mondo anche gente che non sia esattamente solo torto. Io credo che sia una cosa fondamentale. Anche perché una persona sola, se fa una controprestazione, la gente si allontana. Cioè, è una cosa molto banale, però è successo così. Quando abbiamo avuto campioni del ciclismo fortissimi, gente va a fare ciclismo, campioni dello sci, penso a Tomba, gente che si butta in massa sulle piste se ha le possibilità. Nell'atletica lo stesso, un pochino come Enea, anche se molto di meno, e veramente poco purtroppo con Tortu, non abbiamo ancora diciamo, il responso sperato. Il punto è che se ti fidi totalmente di una persona, poi sei legata completamente ad essa per le sorti del tuo movimento, invece c'è bisogno di una cosa corale, con un sacco di gente, con un sacco di discipline. Andiamo a Tokyo, chissà se tra un anno potrò andare a Tokyo. Mhm. Sì, è importante che Jacobs diventi, se non altro, almeno forte quanto Tortu, o lo batta almeno una volta in un evento, perché attualmente Tortu un po' ha rifiutato la competizione con Jacobs. Comunque, ad esempio, non è andato agli italiani, era ancora in fase di recupero. Comunque è importante che almeno una volta Jacobs batta Tortu, perché ci sia una vera competizione, perché anche al di fuori si rendano conto che non c'è solo Tortu. Tortu può fare anche i 9,90 la gara dopo, però è importante che ci sia, secondo me, una cosa del genere. Intanto sta per lanciare Fidek e Desalu, ok. Dai, che lancio! Che lancio! Allora, tutto quello che si nota quando un lanciatore è veramente bravo, cioè fa apparire naturale questo gesto, lo fa apparire naturale nonostante sia nettamente, cioè una cosa assurda, nettamente migliore rispetto agli altri. Parlo da poco esperto, comunque la cosa importante non è la velocità di rotazione, quanto l'accelerazione nell'ultimo giro. Se riesci ad accelerare, a imprimere un'accelerazione maggiore, a quel punto il martello viene scagliato con una forza assurda, tremenda. Non puoi reggere una velocità molto alta per tanti giri, quindi i giri iniziali, se ne fai 4 o addirittura 5, non so quante ne faccia lui, sono fondamentali per trovare l'assetto, preparare, caricare l'esplosione dell'ultimo giro, proprio l'esplosione di forza e di energia dell'ultimo giro. 80 e 50. 80 e 50. Qual è il personale di Fidek? Vediamo. Tra l'altro, comunque sia, se andiamo qua, sempre in modalità reaction, compaiono leggermente prima qua rispetto che in grafica, quindi dovremo più o meno controbilanciare il ritardo della live. Allora, guardo il profilo di Fidek. Fidek ha fatto 83-93 nel 2015 nella sua Polonia, record nazionale ovviamente,
ma quest'anno non ha lanciato più di 80-88, sempre in Polonia. Vediamo, lui ha iniziato molto, attualmente quanti anni ha? È a 30 anni appena compiuti. Il top della carriera l'ha raggiunto intorno al 2014, ha lanciato molti anni intorno agli 83, adesso è leggermente calato, sembrerebbe, ma ha tutto il tempo di ritornare in alto rispetto ai suoi personali. Considerate che un lanciatore di martello, pensate a Vizzoni, fino a 40 anni vai avanti, fino a 40 anni puoi andare avanti, tranquillamente al top, al massimo dei livelli. C'era anche il giapponese Shiro Tomifushi, un nome del genere, ve lo devo ricordare. Lui fino a 41-42 anni andava regolarmente in finale a mondiali ed olimpiadi. Purtroppo non ce l'ha fatta, diciamo, ad essere così longevo da rimanere anche per le Olimpiadi di Tokyo. Anche Marco Lingua si avvicina a 40 anni. Purtroppo per l'Italia manca il ricambio, c'è solo Olivieri che è ancora junior, però se un lanciatore ha una carriera così lunga in prospettiva possiamo aspettare, per Olivieri possiamo aspettare. Al femminile è meglio, secondo me il talento maggiore di Olivieri è quello di Rachele Mori, livornese, la nipote di Fabrizio Mori, che però fa lancio di martello. Koji Morofushi, grazie Wood, sei una fucina di informazione, di informazioni. Grazie mille. Koji Murofushi. Allora, il season best, secondo me, è molto vicino, è in crescita, lo può fare intorno agli 81 metri, però deve trovare il pungolo, lo stimolo, quindi è necessario che ci sia un qualche atleta che peschi la misura giusta, anche non il suo compagno di squadra necessariamente, penso ma forse al francese, se pesca la misura giusta dà lo stimolo per lanciare un po' di più, se no diventa facile. Il lancio del martello attualmente come disciplina è leggermente in calo rispetto agli standard di qualche anno fa. Le discipline che adesso vanno forte in quanto diciamo, a prestazioni migliori sono un po' del mezzofondo femminile, grazie alla Hassan e a tante altre, insomma sta aumentando, tranne gli 800 metri per assenza della Semenia. E poi gli ostacoli stanno migliorando molto ultimamente, però i lanci sono stazionari ed anche la velocità, perché ritornare a livelli di volta è piuttosto difficile. Guarda, senza rendermene conto, anche Vez parlava di Coleman. 9,65 potranno essere a casa mondiali su mondiali olimpiadi come Bolt. Sì, allora Coleman di per sé sui 200 metri anche se è presente, se era presente, poi niente, cioè anche lui, cioè i 200 metri hanno avuto un sacco di rinunce, al femminile ancora di più, quindi Coleman di per sé poteva fare anche il 200 a questi mondiali, però di personale non ha robe eccezionali, standard, diciamo che avrebbe nel miglior dei casi puntato a una medaglia. Nei 100 metri, siccome lui è un grandissimo partente, è fortissimo, soprattutto all'inizio, ha altre caratteristiche, se riesce a migliorare la fase di tenuta, e credo che i 200 metri siano proprio per questo, sì, sicuramente, ormai è vicino a quella misura, a quella prestazione. C'è un però, il però è che è migliorato molto, molto velocemente, è comunque ancora giovane, l'età di Bolt quando faceva 9,68, 69, ok. L'anno decisivo per lui sarà il prossimo, perché se tanto mi dà tanto, l'anno prossimo si capirà se continua la sua crescita oppure no, dov'è che può veramente arrivare. Sì, Jacopo, si parlava anche ieri di Blake, della sua involuzione dopo gli infortuni, dice anche la paura che il suo fisico non regga, dice che quando corre c'è ancora quella paura, intanto stanno entrando le finaliste dei 200 metri. Bene, bene, ci guidiamo questa gara anche se è piuttosto facile il pronostico di vittoria per la Asher Smith. Vediamo, vediamo, non è mai detto. Comunque la velocità è una brutta bestia perché ci vuole poco per uscire dalla cresta dell'onda e non è detto che
i velocisti diciamo, si ritirino per vecchiaia, tra virgolette per vecchiaia, cioè per sopraggiunta anzianità, a 30 passa anni, perché molto spesso appunto ci sono casi di gente che andava forte e poi non ha più trovato il modo di farlo, non sa perché. Intanto inquadrano, mi sembrava per un attimo Tamberi inquadrato, però no, era un tizio di un'altra realtà. Giovani rivali, in effetti, se vi ricordate, l'onda giamaicana che è finita col record di Bolt è arrivato dopo un periodo di fermento su 100 metri. Aveva già fatto il record del mondo Powell, ma c'era Gay che andava fortissimo. Quindi Bolt si è inserito in un contesto di gente che era già forte andando ancora più forte. Vinceva di 1-2 decimi rispetto agli avversari, esattamente come Coleman vince di 1-2 decimi rispetto agli avversari di adesso. Ma a quel tempo Gay faceva 9,70 e quindi Bolt faceva 9,58. La Siskene. La Siskene è stata un po' una delusione. La Siskene ha avuto tutto quello che ha chiesto durante tutto l'anno. La Siskene voleva disperatamente un'avversaria per avere lo stimolo di saltare di più. Adesso che l'ha avuta, ha rischiato pure di perdere, perché se la Maucic avesse fatto un errore in meno a 2,04 m, avrebbe vinto lei. Avrebbe vinto lei. Quindi un po' stanca forse, un po' stanca, un po' svogliata, non oserei dire così. Comunque la Siskene un po' mi ha deluso pure a me. Asher Smith, sì. Allora, ci guardiamo questa gara. Dai, se ci prendiamo qua la reaction, la live della gara, facciamo un'interfaccia live della gara. Stanno a presentare le atlete. Asher Smith, come vi dicevo, in qualificazione era 3 decimi avanti a tutte le altre. Non c'è la Talù, che ha cannato in semifinale, la Skippers, che non ha fatto nemmeno la finale dei 100 metri, probabilmente problemi muscolari o insomma fisici. In partenza non c'era la Shawnee Miller-Uibo, perché ha deciso di fare 400 metri. Non c'era la Shalian Fraser-Price, era contenta della vittoria dei 100 metri. Non c'è nemmeno Elaine Thompson. A sto punto, chi guardiamo come avversaria più temibile dell'Asher Smith? La Nelius. La Nelius è vicina in quanto ad accredito, però anche lei è andata forte all'inizio stagione come quasi tutte le americane. Gli americani, a meno che non abbiano stragrande vantaggio in termini di accredito, molto spesso falliscono, cioè sono uno squadrone, hanno 7 medaglie d'oro, potevano essere 10 o 11, avessero centrato tutti i pronostici. Comunque, siamo qua, siamo sui blocchi. Secondo me Jacopo va sopra 22, per una volta ho sempre detto tempi eccessivamente buoni, adesso mi tengo cauto. Secondo me va sopra 22, farà 22 basso e le altre 22,2, 22,3. Però la gara è adesso. Partite. Vediamo, Asher Smith in settima corsia. È già davanti, nettamente avanti rispetto alle avversarie. Falso ingresso e rettilineo, è ancora concentrata e sciolta e addirittura aumenta il suo vantaggio nel lanciato. Aumenta il suo vantaggio nel lanciato, l'americana si pianta dietro e vince in... Cosa avevi detto? Jacopo 21,89. Che contentezza. Il suo personale era esattamente quello. E guai al personale. Io... Sapete, no, il paradosso di qualsiasi cosa, qualsiasi scelta fai sbagli. Io avevo immaginato un tempo sopra i 22, 21,88, 21,88, quindi il nuovo personale, la Kambunji va a medaglia ed è contentissima, anche lei vicina, se non meglio del personale, vediamo 22,22 l'ha fatto la Nelus, no, la Brown, eccoci qua, 21,88 record personale e record nazionale di Gran Bretagna per Dina Smith.
Brittany Brown 22-22, personale anche per lei, 22-51, quindi non un tempo da personale, però è bronzo, quindi cavoli. Annelus 22,59, Bryant, Bass, Lalo Bacoglio comunque sia alla sua veneranda per una velocista età, comunque una grande esperienza, arriva settima, e poi Tigna Gaiter delle Bahamas 22,90. Comunque è stato un dominio da parte dell'Asher Smith, è stata fortissima in ogni settore, addirittura ha continuato a guadagnare quanto vantaggio? 4 decimi, praticamente 4 decimi, 3 decimi e mezzo, ha continuato a guadagnare anche sul rettilineo finale. Personale di un centesimo, esatto. Mentre qua il martello prosegue velocemente, in realtà siamo a 20 minuti dall'ultima gara, che sarebbe i 110 ostacoli. Allora, Fidek è ancora lì. Purtroppo non è arrivato quello che pensavo. Fa vedere grafiche, comparazioni. Dite un po', ragazzi, questo rendering dello stadio in realtà virtuale poteva essere reso meglio. La grafica è da PlayStation 3, potevano fare un po' meglio. Comunque fanno vedere i 3 lanci di finale e in contemporanea si vede proprio come prende largo la Smith nel finale. No, comunque sia, non c'era dubbio della sua vittoria, a parte sorprese clamorose. Non è successo quello che speravo, cioè che nel martello si infiammasse la gara. In realtà la vittoria di Fidek sembra quasi scontata a questo punto. Fatto un erroretto al quinto tentativo, come molto spesso il lanciatore prova a usare un po' troppo con errore al quinto tentativo. Tutti non hanno fatto robe interessanti, nessuno si è migliorato nel quinto. Rimane Big O in seconda posizione perché Nowitzki non si è scollato dal 77-42 del quarto tentativo. In realtà sì, molto della classifica è cambiato proprio al quarto tentativo. Invece no perché Nowitzki era dietro già prima. Sì, speriamo in un bell'ultimo lancio a questo punto. Aspetta che recupero. Niente, troppe schede, mi sto perdendo. Allora, Vez e 110 ostacoli iniziano tra meno di 20 minuti. Sono l'ultima gara di oggi. Prima, no, in realtà non è vero. Ci sono i 400 metri del Decathlon. 400 del Decathlon. Esatto. Ciao Davide, guardiamo questi 110 ostacoli e poi comunque chiudo perché devo preparare il video di domani che non esca troppo tardi ed è tassativo che succeda. E allora, che non debba succedere. Allora, prima di tutto guardiamo la classifica a punti, bisogna andare qua, la classifica a punti dei 400 del Decathlon dopo 4 gare. Maese Luibo 2,17 ha vinto la gara? Sì, perché il gruppo B era più scarso. Kevin Mayer solo 1,99 con qualche erroretto di troppo. Brown ha fatto quella quota 2,02 e poi si è ritirato. Allora, classifica punti. Mayer è ancora in testa, ma solo 11 punti di vantaggio su Damian Warner, che è fortissimo su 400 metri, oltre ad esserlo su 100. Quindi molto probabilmente al termine di questa giornata avremo un altro leader e non più il francese che comunque potrà andare molto 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 bene nei concorsi, nell'asta e nel giavellotto romani per recuperare il vantaggio e sperare di essere abbastanza in testa quanto basta per vincere anche dopo 1500. Che bello il Decathlon, veramente poi comunque domani 1500 saranno tardissimo, saranno verso le 11:20 dopo la mezzanotte di Doha. Non mi auguro di essere live a quell'ora, non me lo auguro. Comunque, se volete. Ad ogni modo, abbiamo Mayer, Warner e Victor. Siamo a Cienfuegos, siamo alla fine del martello. Stanno sul martello prima dei 110 ostacoli. Comunque, se volete parlare di robe, questo è il momento giusto per farlo. Abbiamo un quarto d'ora di tempo, possiamo fare voli pindarici dove volete nel mondo dell'atletica,
parlando degli italiani. Vi do il là su questa roba qua. Appunto, i risultati dell'Italia. Purtroppo Davide Re è arrivato nono, è arrivato vicino al suo primato personale, ha fatto un tempo che io avrei messo la firma, sarebbe entrato in finale, e invece non è stato così. Scusate, allora eccoli qua. 44,85 a centesimi, una decina di centesimi da primato. Però guardate, ci voleva 44,77 il tempo di Blomfield. Zambrano è quel tizio colombiano che l'aveva battuto alla Show de Fon. Ha fatto il primato personale e il record nazionale. Tanto un bel lancio da martello. Non è da medaglia. Però potrebbe essere, no, potrebbe essere da medaglia. Parliamo del norvegese Eriksen. La Norvegia ne ha pochi ma buonissimi. È stato un peccato per Re perché secondo me ha gestito bene lo sforzo per quanto lui vale in un 400 metri, è rientrato sugli altri nel finale, non credo che se fosse partito più forte ce l'avrebbe fatta, francamente. Comunque è qua in nona posizione. 1096 punti è roba, insomma un bel punteggione. Quello era il pettorale. Comunque, bella gaffa. Però ha fatto secondo me più di 1096 punti. Vale molto di più questo 44,85. Gardiner e James. Secondo me vincerà James. Vediamo. Sarà tra 2 giorni la finale dei 400 metri. Allora, ciao Simone Galletto. Norman fuori dai giochi, non me l'aspettavo proprio. Di lui lo aspettavo non solo un grandissimo risultato cronometrico in finale, il sistema dei college l'ha fatto stancare molto. Esatto, io sono criticissimo del sistema dei college perché ci ha dato delle false speranze. Tutti gli americani che sono andati forti nei college, anche nei 110 ostacoli, non avremo Brown, però è stato squalificato, non era il problema di mancanza di forma. Comunque, tutte quelle false aspettative tradite dagli atleti dei college. Un po' è un peccato, perché se uno fa 43-45 all'inizio stagione, dici ha un campionato del mondo, un 43 si attacca, un 43 netti, e invece no. Comunque ha avuto dei fastidi fisici, dovuti secondo me al fatto che la sua stagione è stata piuttosto lunga, troppo lunga. Per Davide, grande atleta, una stagione perfetta, tanta sfortuna purtroppo. Sì, il problema era che gli altri hanno fatto troppo bene. Anche senza Norman, gli altri hanno fatto troppo bene. Ve lo ripeto, io aspettavo un 45. Intanto c'è il polacco numero 2 che cerca di tornare sul podio. Nowitzki. È uscita bassa la parabola. Però siamo agli 80 metri. O forse non è la fettuccia degli 80 metri. Vediamo, vediamo. Non è molto soddisfatto. Niente, niente, niente. Il podio mancato per meno di 40 centimetri. No, per 50 centimetri, 49 centimetri. Era il secondo accredito. Questa è un po' la sorpresa in realtà di questa gara. Questa è una piccola sorpresa. Alas, non l'avrei messo sul podio. Eccolo qua che lancerà. Sarà soddisfatto di questa terza posizione o proverà ad alzare il tiro? Vediamo. Si sbilancia, ha forzato il lancio. Per poco è fuori. No, è giusto, è buono, è buono. Ha toccato la fettuccia, il lancio è buono. E si avvicina agli 80 metri. Eventualmente, no, forse spero che la fettuccia sia quella giusta, un po' ma tratto in inganno quella precedente. Si avvicina agli 80 metri. Vediamo. Comunque ha rischiato sia di uscire dalla pedana, fare nullo di pedana, sia di uscire dal cono dei lanci e fare nullo per aver lanciato troppo in là il martello. Alla fine è nullo, quindi ho visto una bandiera bianca del giudice, però non era quella giusta. Fidek è campione del mondo. No, c'è Bigot. C'è Bigot. Attenzione. Spero di non averlo buffato, Fidek. Carichissimo il francese. Che velocità!
però non è abbastanza. Quindi come pensavo, intanto è contento perché ha vinto la sua medaglia, 2 anni fa fu quarto, come pensavo c'è anche bisogno di avere un'accelerazione nell'ultimo giro per fare la misura, era molto veloce all'inizio, però non ha sostenuto tutta questa velocità, non l'ha sostenuta e quindi è arrivato a 75 metri circa, che non ha permesso di migliorare, 74,67. Allora, recuperando i commenti, sì, Simone se lo meritava, il posto in finale, ovviamente. La batteria non ha nessun problema di Norman, anche se credo che il top l'abbia avuto nel periodo del 1970 a Roma. Sì, troppo lunga la stagione, magari gli americani si sentono potentissimi, noi siamo capaci di reggere una forma per mesi e mesi, invece non è così. L'unica soluzione poteva essere stare congelati e fermi proprio per mezza prima parte dell'estate e poi allenarsi come se si fosse inizio stagione. Forse così potevi farcela, se no da aprile a ottobre è troppo. Eccoci con Fidek, ultimo lancio del martello, appena in tempo, prima che inizi la presentazione dei 110 ostacoli. Vediamo, vediamo, non mi sembra molto contento, 79-78 metri, ma annulla, probabilmente annulla perché esce dal dietro, esce da davanti, camminando all'indietro. Capisci di essere un campione quando annulli i lanci da 78 metri. Corto, tra virgolette, no? Fidek, come ci potevamo aspettare, anche se non è il miglior accredito dell'anno, mi sembra, che sia più alto, abbia lanciato di più Novishki, ma controlleremo. Comunque Fidek, come ci potevamo aspettare, è campione del mondo del martello. Allora, Simone, la finale di Tamberi non è domani, è domani, credo. 7 ottobre. No, me lo ricordavo che c'era un sacco di pausa in mezzo. La finale è venerdì 8, inizia alle 7:15 ora italiana. 7:15 ora italiana. Mentre domani sarà una giornata molto lunga con tutto il decathlon e l'heptathlon che arriveranno a conclusione, fino alle 23:25 e sarà già dopo mezzanotte a Doha. Ma credo che si tirerà ancora per le lunghe perché notoriamente il salto con l'asta è quello che rallenta molto il tempo del decathlon. Vediamo. Il salto con l'asta è previsto alle 7:05 e questi non ci riescono mai a fare il giavellotto in un'ora. No, dai, sono 3 ore di ritardo di differenza, quindi dai, potrebbe essere, potrebbe essere. Dovrebbero rientrare nei tempi. Comunque c'è questo bel decathlon. Ora, abbiamo visto Fidek, abbiamo visto i Dina Schmidt nei 200, appena prima degli ostacoli che stanno per partire. Brevissimamente, abbiamo parlato di Davide Re. Italiani c'erano poi nella semifinale dei 110 ostacoli, per l'appunto. Holloway ce l'ha fatta, almeno lui, atleta del college, ci è arrivato. Shubenkov si è qualificato, perfetto come pensavo. L'altro mio favorito era McLeod, primo tempo, ok, perfetto. Martino Lagarde non è sempre al top di condizione, oggi lo è, e siamo contenti per lui. In molti casi non ci riesce a realizzare quello che vale. Fofana, purtroppo, non ha fatto il 13,40, 13,41 che vale, ma anche se lo avesse fatto non sarebbe entrato per qualche centesimo comunque, perché 13,36 era l'ultimo tempo a disposizione. Terza batteria, Ortega. Ortega è un altro bel atleta, anche se da posizione di rincalzo in un europeo la medaglia la può valere, ma qua non credo. Quando lo dico, di solito quell'atleta vince la medaglia. Vediamo, tipo una psicologia inversa o insomma una buffata inversa. Quindi i 110 che ci aspettano sono questi, i protagonisti. Poi volevo vedere i 400 ostacoli semifinale perché li avevamo Folorunso e Pedroso. Nessuna delle due ce l'ha fatta qualificarsi, però quella che ci è andata più vicina
è stata la Pedroso 55 per poco, no, in realtà la Pedroso era, scusatemi, questo errore è perché la Folorunso è arrivata a quinta di batteria, la Pedroso quarta, quindi teoricamente per i pescaggi avrebbe potuto essere ripescata per i tempi di ripescaggio, però la Folorunso ha fatto un tempo migliore. Per entrambe a questo punto, sapete, la Folorunso vale un sotto 55, l'ha già fatto vedere all'Universiadi. Il picco di forma è lontano, o meglio non abbastanza vicino rispetto a quello che potevamo sperare. Vediamo, questi sono i risultati, per chi non lo sapesse, il sito della IAF. Napoli, Università di 54,75. Ora, non dico che doveva necessariamente fare quella misura se lo è come personale, perché è una cosa, diciamo, una richiesta stupida, che sono atleta, non è che se fa un personale poi, diciamo, ammetto che la gente mi critichi che se non lo ripeto ogni volta. L'atleta, il neofita, quello che non sa di atletica, se Torto non fa 9,99 ogni gara si lamenta, ma ogni gara è diversa dall'altra, ovviamente. In certe gare non è proprio possibile ripetere il proprio personale per le condizioni meteo, eccetera, della pista, eccetera, oltre che del fisico. Comunque, nei 4H il tempo della Folorunso, ci consoliamo, non sarebbe valso la finale 54,75 della Folorunso, bisognava fare 54,45, quindi doveva fare un bel personalone per entrare in finale. Eventualmente, se avessi fatto una bella prestazione, sarebbe stata la Davide Re della situazione, sarebbe stata la nona. La nona con il suo personale, c'era un bel buco tra Lea Sprunger e la nona. Praticamente questa è una delle finali più meritate per quanto riguarda le atlete, perché c'è un disavanzo assurdo, una differenza assurda fra quelle che sono dentro e quelle che sono fuori. Mezzo secondo è tanto. Quindi dai, se la sono meritata. Muhammad, super favorita. Allora, Jacopo, il lancio lo annullano i lanciatori soprattutto per fare un favore ai giudici. Se vedono che non sarà un lancio valido o nemmeno lontanamente migliore dei loro lanci validi, allora quello che fanno è, sentite, non c'è bisogno di misurare, lo annulliamo. Molto spesso è questa la situazione. Non è che lo facciano perché si vergognano di avere un 75 metri anziché un 80. È una prassi, cioè una usanza, è una consuetudine. Allora, Pedroso sì, Emanuele, una cosa importante, il tempo della Pedroso comunque è valido per le Olimpiadi. Pedroso ha avuto una stagione difficile quest'anno, ha avuto un infortunio che ha recuperato in extremis e nell'intervista che ha fatto dopo la gara si sentiva la delusione di un atleta che ce l'ha messa tutta per ritornare in forma, non è stato abbastanza. La Pedroso ha un tempo migliore della Folorunso come personale e è un atleta italiano da pochi anni, dal 2014 mi sembra. È in fase matura della sua carriera, perché ha avuto appunto una prima parte di carriera come cubana e quindi deve raccogliere. Queste Olimpiadi potrebbero essere la sua ultima occasione al top. Ciao, quindi allora, grazie Wasabi, grazie. Io cerco ogni volta di migliorarmi. Oggi mi sento di avere una voce alla Bragagna, un pochino più bassa, e sono fiero, non so per quale motivo. E piano piano si va avanti. Anche questo fare ogni volta, ogni giorno un video, ogni giorno una live, è un allenamento, una cosa assurda, e il miglioramento c'è. Poi dimenticatevi di questo canale per una settimana buona dopo, perché vado teoricamente in vacanza, 20 video sono una cosa assurda. Allora, vedo che già fate i pronostici. I miei pronostici li avevo fatti. Io sono simpaticamente tifoso di Shubenkov perché mi sembra un atleta molto, eh, diciamo anche molto capace di dare il massimo delle sue possibilità, molto agonista, ecco, un agonista, uno che tira fuori il meglio di sé. Ci sono tanti talenti qua. Bascu è
l'esempio più chiave di talento. Ma gli manca la continuità, no, infatti non è entrato, scusatemi. Martino Lagarde stavo dicendo, stavo guardando la start list sbagliata, infatti la guardiamo qui. Lagarde è il talento ed è sceso già sotto i 13, però ogni tanto una gara alla canna, spero che non sia questa per lui ovviamente. Shubenkov però è in corsia molto esterna. McLeod è la mia ipotesi principale, il mio vero favorito, diciamo quello ufficiale. Holloway ha tutta la mia diffidenza perché è un atleta da college, però un atleta di college, però è quello che quest'anno ha fatto la prestazione migliore sotto i 13 secondi. Ma è la sua prima vera esperienza da strafavorito in un mondiale. È del 97, non eccessivamente giovane, è un tipo Coleman. Forse Coleman è del 98, devo controllare. Allora, comunque inquadrano il buon McLeod che ha il pettorale rosso. Holloway ha il pettorale giallo perché è il miglior accredito. Presentazione un pochino meno epica rispetto a quelle dei giorni precedenti, un po' più veloce. Eccoci qua. Si prende tutto il tempo del mondo la Garda per mettersi sui blocchi, insomma. Ho capito, Florin, Holloway. Non è partito bene Shubenkov, è partito molto bene Holloway, sta lottando con il giamaicano, sta tornando sotto, no! No, si infortuna e cade, vince Holloway. Allora, vi posso dire questo, vi posso dire che il mio favorito non era davanti in quel momento, però che brutta fine che ha fatto Omar McLeod, che brutta fine che ha fatto Omar McLeod. Holloway ha avuto tutto più facile. Esatto, Holloway ha avuto tutto più facile, ha fatto 13,10, non è un tempo da buttare per niente, è un bel tempone. Shubenkov è ritornato incredibilmente sul finale, non era partito per niente bene. Shubenkov, io mi ero distratto da McLeod, ma Shubenkov ha rimontato fino alla seconda posizione e Martino Lagarde azzecca la gara, oggi fa 13,18 e arriva in terza. Poi non so cosa sia successo esattamente a McLeod, ha sbagliato un ostacolo, però sembra che dopo abbia avuto quasi un problema fisico, perché non si spiega poi, era completamente scordinato. Uno come... Allora, finalmente un pronostico che un atleta di college ha rispettato. Allora, quindi vince Holloway i 110 ostacoli, secondo Shubenkov, russo però ufficialmente atleta neutrale autorizzato, e terzo Pascal Martino Lagarde. Poi questo... no, è emozionato in maniera assurda Holloway, non sta facendo lo show. Non è come Lyles che una volta vinto si è messo a fare lo pseudo Bolt. Lui è veramente emozionato. Anche Shubenkov, medaglia mondiale. E qua il vero deluso si chiama McLeod. Florin, ok, ma non è che tu abbia detto chissà quale outsider, era uno dei favoriti. Cioè, è come dire che vince la Juventus contro la SPAL. Anche se Omar McLeod poteva essere una minaccia. Ecco, vediamo cosa succede. Sbaglia un ostacolo, si sbilancia, prova a saltare un altro ostacolo, si sbilancia ancora di più, prova a saltare un terzo ostacolo, a quel punto lo incoccia, non riesce ad andare sopra, no. Su è stata una vera e propria papera da parte di McLeod. Ostacolo dopo ostacolo peggiorava la situazione. Intanto la Rai intervistano Asher Smith, che probabilmente sarà stata ore e ore a fare il giro delle cabine dei commentatori. Comunque l'hanno toccato, dice Wasabi, è lì che si è iniziato a sbilanciare
Dimmelo perché forse non l'ho visto. L'hanno toccato dopo il primo ostacolo che già aveva iniziato a sbilanciarsi oppure prima che iniziasse tutto questo casino? Scusa Flori, ma ti scrivo. De, non è che siamo in tanti. Ok. Io gli ostacoli li settavo un po' così, anche se non sono andato oltre la categoria ragazzi degli ostacoli. Sono totalmente, saranno la metà dell'altezza degli ostacoli che sono qui. Ok, quindi abbiamo visto questa bellissima finale dei 110 ostacoli. Questa sì che ha emozionato. Anche i 200 hanno emozionato, però sono stati scontati come risultato. Un po' scontato anche il risultato del martello, anche se non sono stati due polacchi in prime posizioni. Il francese Pigot è arrivato secondo, quindi questa è una bella, cioè, per lui una bella notizia sicuramente. Poi Decathlon e Decathlon sono piuttosto interessanti, però ragazzi 400 metri inizia a essere piuttosto lunga aspettare fino a quella gara. Credo che ci saluteremo presto. Allora, prima di salutarci però, come sempre, andiamo a vedere i risultati ufficiali. 13,10, 15 per Chubenkov, 18 per Lagarde, poi il cinese Wei Xie, 13,29 Orlando Ortega, Brad White, Devon Allen, Trajkovic e McLeod che è riuscito ad arrivare con un tempo da CDS quando non c'è nessun ostacolista e ti costringono a fare i 110 ostacoli. 17,78, questo è diciamo, un onore per lui in carriera. Comunque credo che sia arrivato perché diano un premio per il nono, cioè danno un premio per il nono, tanto vale arrivare in fondo. E quindi l'hanno classificato. Allora, l'unica cosa prima di andare avanti, Wasabi, mi spieghi dove l'hanno toccato? Oh, attenzione! Ora, è che non ho alto il volume perché se no interferirebbe con la live, provo a alzare. Eccolo, lo rivedono, lo rivediamo. Sì, però era già al lato, eh. Ma secondo me a lamentarsi dovrebbe essere Ortega. A lamentarsi dovrebbe essere Ortega. Va bene che McLeod stava cascando, però si era sbilanciato ed era totalmente esterno nella corsia. Ed era già molto avanti quando ha iniziato a sbagliare. Quindi, cioè, va bene che poi è caduto perché Ortega l'ha sospinto, però a quel punto eri già oltre la corsia e anche se non avrebbe fatto 17 secondi, avrebbe fatto una prestazione da quinto, sesto classificato, e già per lui il gioco delle medaglie, che era quello che gli interessava, era già andato via, era già scappato. Non ho da biasimare Ortega, anzi sono solidale con lui perché sarebbe arrivato forse, sicuramente Xiel avrebbe battuto, sarebbe arrivato quarto. Da podio, addirittura così avanti, comunque aveva un bel vantaggio, aveva un bel vantaggio prima di iniziare a cadere. Il McLeod, non so se fosse stato da podio, avrebbe avuto bisogno di un bel finale. McLeod, soprattutto, sono andati uno incontro all'altro, però McLeod è quello che più di tutti è uscito fuori, ma stava già cadendo. Comunque i giudici hanno già accertato la posizione, hanno già convalidato questa posizione, a meno di ricorsi sarà così. Sarà McLeod classificato comunque in ultima posizione con 17 secondi. Allora, Coleman del 96 Wasabi, grazie per la correzione. Quindi, pronostico di Barshim che vince il salto in alto. Ah sì, vabbè, Pascal ne ha prese di batoste, eh. Da favorito ha perso chissà quante gare, contento di questo podio. Allora, Barshim dice che vincerà il salto in alto, questo l'avevo già detto io in realtà, un'oretta fa, però sì, credo che Barshim potrà vincere il salto in alto. Tamberi possa fare intorno al sesto, settimo posto, a meno di sorprese positive per noi.
Già, ma anche se lo squalificano, tanto è arrivato nono. No, l'hanno squalificato. Ah, allora, siamo stati dei... L'abbiamo tirata a lui, insomma. Siamo stati dei gufi. McLeod è stato squalificato adesso. E allora ha fatto un bello scherzetto, perché se c'è un premio per il nono, e credo che ci sia, dei premi per i classificati in finale, McLeod non lo prende. Allora, Emanuele Vasabi, la finale del salto in alto è alle 19, allora, alle 20 tra 2 giorni però, tra 2 giorni, ma la rivediamo, lo vediamo subito, le 20:20 mi sembra, ma controlliamo, venerdì 8 alle 20 e quarto di Doha, però state attenti, 20 alle 7 e un quarto italiane, se no non dite che per colpa mia avete mancato la finale del salto in alto. Alle 7 e un quarto italiane c'è il salto in alto, venerdì 4 ottobre. Venerdì 4 ottobre, il giorno 8 di Doha. Poco prima la semifinale dei 1500 uomini, con un Tallinn e Prizren probabilmente, che già domani sarà di nuovo in pista, e poi le staffette. Le giornate più affollate sono queste. La prima era molto affollata, la seconda, la terza poco, la quarta e la quinta mi hanno fatto penare, questa qui mi ha fatto veramente penare, il video è lungo anche perché sono tante le gare che oggi abbiamo vissuto, domani un po' di meno, comunque molte grazie all'Hecathlon e all'Heptathlon, dall'8° giorno in poi si inizia ad avere poche gare e molte finali, quindi tanto divertimento per voi che seguite e per me che devo fare video più brevi e probabilmente che usciranno un po' prima, anche se, siccome le gare inizieranno più tardi, non avrà molto senso. No, l'unico è il 7° giorno, perché il 7° giorno saremo in pista già alle 3:35 per colpa del Decathlon. Intervistano Shubenkov. Allora, come sempre in questi casi, quando arriviamo in fondo, se avete altre cose da dire, la Weibo, sei in fase di pronostici, sei cioè, fai divinazioni. Florin. Allora, la Weibo, non lo so. Secondo, qua dico di no. Qua dico che vince quell'altra. Vince la Naser. Era troppo facile nella sua corsa. Vediamo, La Weibo comunque è una grande atleta. Tra l'altro è in copertina oggi. È in copertina in questa live. Quindi, Wasabi, Barshim ha ritrovato la verve proprio in corrispondenza dei mondiali. L'ha ritrovata. Secondo me, uno dal suo talento può tra virgolette improvvisare un po' più rispetto agli altri, anche una finale mondiale. Perché? Il punto è che non è che se Barshim non è al top, arriva un Barshim 2 che lo sorpassa. Il punto è che l'atleta più forte era lui e anche gli altri. Se dice che Barshim non è al top perché si è infortunato, allora che dire di Bondarenko che non si è nemmeno qualificato, insomma. Tamberi era un altro dei grandi, anche lui sta penando per ritornare. Insomma, il salto in alto attualmente ha molti feriti, tra tutti Malcomune e mezzo Gaudio. Credo che Barshim possa vincere. Ci sono dei giovani emergenti, c'è Nedasekau, come si chiama, quel belorusso, ci sarebbe stato sottile, però credo che sia ancora tempo per i veterani, per gli attuali campioni di raccogliere frutti, di raccogliere le medaglie. Beh, per uno che ha il fisico come Barshim, bello magro, secco, rifinito, fragile, essere stato in forma per così tanto è notevole. Non perde il tocco, ecco. Sì, si può dire che sia questo. Comunque credo che lui anche prima di allenarsi seriamente saltasse molto, molto in alto. Ok, comunque dici che impressione le qualificazioni. A questo punto parliamo del futuro e parlando del futuro a questo punto non mi resta che per evitare di parlare del Decathlon, se no non riesco a fare niente oggi, scusatemi, ce lo vedremo insieme mentre farò altre cose che si accumulano nella lista degli impegni. Ragazzi, è stato bello stare con voi anche oggi. Domani vi annuncio quando sarà la live. Vediamo se me lo ricordo guardando la timetable. Credo che la live domani sia dalle 10 alle 11 per vedere i 1500 donne semifinale, il giavellotto maschile 400 metri donne. Quindi scopriremo se vincerà la Uibo o la Naser. La conferma arriva nel video di domani. Comunque, ciao ragazzi, grazie per essere stati
490, ok, 400. Ok, sì, bacino con esperienza, gioca in casa. Grazie comunque, avevo capito il commento Emanuele. Eventualmente se scrivete in chat vi rispondo anche dopo che la live è finita, rimangono questi messaggi, posso rispondervi dopo, però adesso non posso che salutarvi per gli impegni. Grazie per avermi seguito. Ciao atleti, io sono il Mesofondiere, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.